La decima, parte 3. In Deuteronomio capitolo 14, versetto 22 c'è scritto: Avrete cura di prelevare la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno. Come si può ben vedere da questo versetto, la decima è la decima della semenza. Allora qualcuno può dire: ma il tempio è il corrispettivo, il similare dei nostri luoghi di culto. Usiamo lo stesso principio per portare lì le decime. Io dico, ok, allora troviamo un similare, un corrispettivo anche dei soldi che porti. Se vuoi riprendere solo il principio della decima, perché porti soldi materiali allora? Inoltre il tempio non è il luogo di culto e non può neanche essere chiamata casa di Dio, perché il tempio di Dio e la sua casa nel Nuovo Testamento sono quelli che credono in Gesù. Il nostro corpo. Se vuoi usare il principio spirituale della tua decima, potresti intenderla in tanti altri modi, ma la cosa interessante è che nella casa del tesoro, in cui andavano portate le decime, vi erano delle stanze dove ammassare primizie, decime, offerte volontarie. Questo ci fa capire che non erano soldi, ma il 10% del raccolto. Per questo vi era bisogno di stanze dove accumularle. Qualcuno può dire: ma la scrittura parla anche della decima parte delle entrate. Se vuoi osservare quel passo in Deuteronomio capitolo 14, versetto 28, vi è scritto che ogni triennio darete il 10% delle vostre entrate di quel terzo anno del triennio e non di ogni mese. Tu allora non solo puoi malinterpretare, ma entri anche sotto la legge di Mosè, perché l'ingresso di una quantità di denaro fa comodo nelle chiese. Che fai poi? Non osservi la legge per tutte le altre cose? Qualcuno può dire, come fu detto a me: ma la decima è prima della legge di Mosè. Fu Abramo a darla a Melchisedec. Vero. Infatti fu data come un'offerta volontaria di un bottino preso dalla raccolta di beni conquistati ai re vinti da Abramo, e fu data una sola volta. Abramo riconobbe la grandezza di Melchisedec, ombra di Cristo, e gli diede la decima parte di ciò che possedeva, tanto fu l'onore che gliela diede una sola volta, però. Capitolo 14 di Genesi dice, versetto 20: benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici, e a Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Abramo era ebreo, non un gentile. Non solo, ma la legge spirituale ci dice che l'inferiore è benedetto dal superiore, dice in capitolo 7 di Ebrei, versetto 7, dove dice: ora senza contraddizione è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Quindi stranamente fu Abramo a dare a Melchisedec. Dovrebbe essere il contrario. Infatti la scrittura dice che, senza contraddizione, però, il principio del regno dei cieli è che l'inferiore è benedetto dal superiore. Se il tuo pastore si ritiene superiore a te, per cui vuole ricevere la decima, allora è inferiore a te. Secondo il principio di Marco capitolo 9 versetto 35, allora seduttosi chiamò i 12 e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Siamo un bel po' lontani da questa verità. Se si ritiene superiore, dovrebbe benedire te, il tuo pastore, con la decima di ciò che possiede, se vuole mettere in pratica il Nuovo Testamento. Proprio come ha fatto Cristo dando ai poveri, o come hanno fatto i discepoli dando loro al popolo da mangiare. Inoltre Abramo diede la decima come un'offerta volontaria, e non lo fece perché c'era una legge, ma volontariamente. Non perché vi fosse una legge che diceva ad Abramo di dare la decima. Non vi era legge. Fu un gesto volontario e non un minimo facoltativo da dare ogni mese. Inoltre diede il resto al re di Sodoma, prendendo da questo bottino solo l'occorrente per quelli che erano con Abramo. Anche Giacobbe osservò la decima, ma era un ebreo circonciso.
Infatti al capitolo 28 Genesi dice, versetto 20, Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Se vogliamo osservare la decima, abbiamo bisogno di circonciderci come ha fatto Giacobbe, anche noi. E dovremmo fare tante altre cose. Noi siamo circoncisi nel cuore per mezzo della fede. Perché continuiamo a portare materialmente invece i soldi della decima? In Deuteronomio capitolo 12 c'è scritto, ascoltate bene, versetto 2: distruggerete interamente tutti i luoghi, sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verdeggiante, dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, darete le fiamme ai loro idoli di Astarte, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome da quei luoghi. Non farete così riguardo al Signore Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore il vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per mettervi il suo nome. Là andrete, là porterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi. Ora la mia domanda è questa: sei tu andato a spezzare le statue che stanno in giro per la tua città? Sei tu andato a bruciare le immagini dei falsi idoli? Hai tu demolito gli altari dei religiosi? Hai tu fatto distruzione, vandalismo? Sei stato arrestato per questo? Sei andato nel luogo dove dimora il nome di Dio, quindi a Gerusalemme? Perché è lì che il Signore vuole che tu porti la decima, è lì che vuole che tu porti i tuoi armenti, cioè il tuo grande bestiame, i tuoi primogeniti, le offerte volontarie, è lì che porti il tuo sacrificio. Sei stato a Gerusalemme per versarlo lì? Questo era possibile in Israele perché Israele era del Signore ed è del Signore. Era il loro paese e Dio voleva pulizia nel luogo che Lui aveva scelto per il suo popolo. Se gli olocausti sono oggi non più le greggi, ma sono le labbra che confessano il nome di Cristo, le decime cosa sono spiritualmente?